missione, se dovesse accettarla, stavolta sarà di localizzare le location dei film della serie Mission Impossible. Come sempre, se lei venisse catturato, YouTube negherà di essere stato a conoscenza dell'operazione. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. Eccomi di nuovo a Parigi, capitale della Francia. All'inizio di Mission Impossible Fallout, Ethan e Walker vengono paracadutati sul tetto del Grand Palais. La scena è notturna ed è ovviamente ripresa dall'alto. Questo è il punto più in alto in cui posso farvi vedere il Grand Palais. Dopo essersi infiltrato alla festa privata del Grand Palais, Ethan viene portato nella residenza della vedova bianca, che nella realtà si trova nel quartiere del Marais e ospita il Museo degli Archivi Nazionali. In Mission Impossible Walker incontra la sua capa qui all'alba, proprio con vista a Torre Eiffel. Nel sesto capitolo della serie Mission Impossible Fallout vediamo Solomon Lane atterrare sull'eliporto lassù. Il convoglio quindi procede sul ponte du Bercy e Ilsa le segue in moto un po' sotto, ben nascosta. A questo punto il convoglio deve per forza girare a destra. Un camion si ribalta apposta in questo punto per costringere il convoglio a infilarsi nella via di sotto, dove lo attende appunto l'imboscata da parte di Ethan e dei suoi uomini. Purtroppo c'è un cantiere e non possiamo procedere oltre, ma è proprio lì sotto che Ethan tende l'imboscata al convoglio con Solomon Lane, che è atterrato appunto da sopra quell'eliporto. Colpo di scena, le cose non vanno secondo i piani e il furgone con Ethan e Walker si infila nella strettissima Rue de Nevers, andandosi volutamente a incastrare al fine di bloccare gli inseguitori. A questo punto la fuga prosegue ad altissima velocità in moto e riconosciamo un paio di importanti monumenti parigini. L'Opéra, ovvero Palazzo Garnier, che purtroppo durante la mia recente visita era impalcata, ma posso comunque mostrarvi una mia foto meno recente. E l'Arco di Trionfo. Tanant percorre rigorosamente contromano in moto la rotonda del famoso Arco di Trionfo.
Il punto esatto dove sfugge alla polizia si trova in Avenue des Sacs, ma nella realtà questa aiuola non esiste ed è stata posizionata solo ai fini cinematografici. Dopo aver catturato Solomon Lane, Ethan e i suoi compagni escono da questo nascondiglio, ma vengono sorpresi da una poliziotta proprio in questo punto qua. Siamo sotto il ponte Bira Cave, usato anche in altri film, tra cui Inception e Ultimo Tango a Parigi. E non è ancora finita, perché inizia una nuova fuga ad alta velocità per le strade di Parigi, fino all'imboscata di Ilsa Faust. In questo punto della banchina sulla Senna, Ethan incontra la vedova bianca dopo che l'assalto al convoglio apparentemente è fallito. Riconosciamo infatti sullo sfondo Notre Dame. Le riprese parigine terminano presso i giardini del Palais Royal, dove Ethan incontra Ilsa. E anche per stavolta, da Parigi, è tutto. A presto, con nuove location su Mission Impossible.